Vi è mai capitato di acquistare un power bank a ricarica rapida per poi accorgervi che in realtà il vostro dispositivo viene ricaricato ad una potenza che è solo una frazione di quella dichiarata? In questo video vi spiego perché e come risolvere a monte il problema. Restate con me perché oggi vi riservo ben due sorprese. Sigla. Lo scorso anno, dopo aver visto alcune recensioni che lo lodavano senza eguali, ho acquistato questo magnifico powerbank Ugreen Nexod 165 watt. Ora, finché si ricaricano piccoli utilizzatori oppure luci di cortesia, eccetera, piccole cose, qualsiasi powerbank fa il suo dovere. Il problema invece si pone quando si ha necessità di ricaricare rapidamente uno smartphone a ricarica rapida. Insomma, dopo l'acquisto ho messo a caricare il mio smartphone e, non volevo crederci, ricaricava 7-8 watt. Ok, mi sono detto, probabilmente è molto carico anche il mio telefono, quindi non spinge troppo il power bank sulla ricarica, perché il mio smartphone è a 67 watt. Insomma, messo a caricare per la seconda volta, sono rimasto sghibottito e sbigottito. Mostrava una ricarica rapida, sì, ma a 27 watt, praticamente 70 euro buttati in... No, naturalmente non è così. Questo power bank Ugreen e molti altri ben conosciuti sono certamente ottimi, ma non per tutti. I power bank e gli smartphone a ricarica rapida hanno dei protocolli di comunicazione per evitare di danneggiare le batterie. Alcuni sono protocolli standard, universali, diciamo così, più diffusi, che abbracciano molti modelli di smartphone e arrivano però comunque ad una certa potenza. Altri sono più restrittivi e caricano a potenze maggiori. Lo Ugreen Nexod in questione ha protocolli che si interfacciano efficacemente, con Apple, Samsung, Google Pixel, ma non altrettanto efficacemente con altri, e questa è la prima brutta sorpresa per me, perché noi qui a casa abbiamo tutti Xiaomi, io, mia moglie e mio figlio. Insomma, avevo acquistato il power bank sbagliato, ovviamente, e questa è stata la prima brutta sorpresa. Oltre a questa però poi ne verrà un'altra, restate con me. Comunque, per non sbagliare gli acquisti, eventualmente per avere un aiuto in più, visitate il mio sito www.battitech.com. Lì troverete delle guide all'acquisto che vi chiariscono, prima di andare a buttare via dei soldi, chiariscono alcune caratteristiche da vedere, da sondare prima di fare un acquisto. Quindi, se avete anzi qualche consiglio perché manca qualcosa, ditemelo, io cercherò di fare la guida apposita, insomma, per quello di cui avete bisogno. Comunque, dicevo, questa brutta sorpresa per fortuna si è risolta relativamente, nel senso che mi sono orientato sull'acquisto di un altro power bank per poter soddisfare la ricarica rapida dei nostri smartphone Xiaomi. E così entra in scena questo ChuckTech. ChuckTech è un marchio che produce praticamente quasi tutti i caricatori, anche quelli da muro di Xiaomi. È un'azienda a parte naturalmente, ma fa parte dello stesso ecosistema, quindi sono compatibilissimi, parlano la stessa lingua, gli smartphone a ricarica rapida con i power bank a ricarica rapida. Mi raccomando, mettete un like se il video vi sta piacendo, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per me invece è fondamentale per poter sostenere questo impegno e il canale stesso. Il mondo della ricarica rapida è diviso principalmente in due categorie: i protocolli universali standard aperti e i protocolli proprietari sviluppati dai singoli produttori per massimizzare le prestazioni sui propri dispositivi. Ecco una panoramica dettagliata dei protocolli attuali nel 2026, i marchi di smartphone che li adottano e i produttori di power bank compatibili. Li ho qui in questa tabella, ora ve la faccio vedere. Se vi interessa averla, fatemelo sapere nei commenti. Differenze chiave da conoscere. Per scegliere il power bank giusto non basta guardare watt totali, ma bisogna verificare la compatibilità del protocollo. Anche il cavo è fondamentale. Per potenze superiori ai 60 watt, cioè ai 3 A, è obbligatorio l'uso di un cavo USB-C con chip marker integrato, altrimenti la velocità comunque verrà limitata elettronicamente per sicurezza. Quale power bank quindi acquistare? In generale, per iPhone, Samsung Pixel cerca brand come Anker, serie Nano o Prime, o Ugreen, serie Nexod.
che supportano il PD 3.0, 3.1 e il PPS, che sono i suoi protocolli. Per Xiaomi, Oppo, OnePlus è preferibile acquistare i power bank ufficiali del brand oppure modelli di fascia alta come Chuktek, che spesso integrano i chip di ricarica rapida per i brand cinesi. Adesso arriva la vera sorpresa però. Dopo questa piccola disavventura con il Nexod ho acquistato il power bank Chuktek a 45 watt di 20.000 mAh, avendo io qui a casa tutti gli Xiaomi. Ho messo a caricare il mio Xiaomi 60 watt, non credevo ai miei occhi, stava ricaricando a 55 watt. Praticamente, facendo parte dello stesso ecosistema Xiaomi, il Chuktek è stato in grado di riconoscere il protocollo e di erogare più potenza. Sapendo che il mio Xiaomi poteva arrivare a 67 watt, ha cercato di dare tutto quello che lui era in grado di poter fornire. Quindi potenza nominale 45, in realtà ne ha fornita 55. Insomma, morale della favola, verificate sempre la compatibilità tra smartphone e powerbank e scegliete quello giusto senza buttare via dei soldi. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa la tabella che vi ho mostrato prima di compatibilità, così da trovare il modo per allegarlo, renderlo stampabile o scaricabile. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto vi prego di sostenermi con un like, iscrivetevi e attivate la campanellina. A voi non costa nulla, ma per me è importantissimo per sopravvivere in questa giungla di logaritmi di YouTube e mi sosterreste significativamente. Visitate il mio sito web www.battitech.com per scoprire molto altro e seguite le mie guide all'acquisto per non buttare via dei soldi. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!